Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante ragazzi. Sì, avete visto bene nel titolo, come diventare fortissimi, o meglio, come provare a diventare fortissimi. Io oggi ragazzi ovviamente non ho la bacchetta magica, non ho un trucco per hackerare il gioco e di conseguenza far diventare dei campioni, dei pro player chi non lo è, perché prima di tutto chiaramente dipende da noi, dalla nostra concentrazione, dalle nostre mani, da tante cose che adesso andremo a vedere più nel dettaglio. Però sicuramente ragazzi sono dei consigli che vi possono migliorare le prestazioni e sono chiaramente lieto di darveli, anche perché sono esperienze che consiglia, meglio che ho testato su me stesso, e che piano piano con il duro lavoro, le tante partite e anche gli allenamenti in sé per sé ci possono portare comunque sicuramente a migliorare e divertirci allo stesso tempo anche di più, perché poi sfido chiunque a dire che si diverta con magari 20 partite di sconfitte pesanti. Quindi prima di andare avanti ricordo comunque a tutti i ragazzi che sono aperti sempre le affiliazioni con Amazon e Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale potete acquistare tutto ciò che volete a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, Gamivo invece è una piattaforma videoludica nella quale appunto potete acquistare tutti i vari prodotti videoludici. Avete diritto anche al codice sconto che avete visto a inizio video. Passando al link che trovate in descrizione, semplicemente supporterete il canale, non pagate un centesimo di più. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti ragazzi. Io, per chi volesse supportarmi ancora di più in questa maniera a un prezzo veramente irrisorio, sarei veramente felice di accogliervi, anche perché blocchereste dei contenuti che sono dedicatissimi solo per gli abbonati. Allora ragazzi, il primo consiglio che io voglio darvi è il seguente. Innanzitutto ragazzi, quando non abbiamo nulla da fare, nel nostro tempo libero, per chi riesce ad averlo, io purtroppo ahimè ne ho poco perché faccio diverse cose, ma comunque cerco di ritagliarmelo, guardare ragazzi i pro player. C'è qualche pro player che ha i canali Twitch o comunque che pubblica video su YouTube allo sto modo, o comunque insomma che usa diverse piattaforme di stream per guardare le loro partite, perché comunque guardando ragazzi le loro partite magari se abbiamo modo anche registrandocele sul cellulare o sul nostro PC, abbiamo modo ragazzi di vedere esattamente loro come giocano, anche perché alcuni pro diciamo magari hanno dei moduli abbastanza simili a quello che magari già noi stiamo utilizzando, ma il fatto di guardarli ci fa capire alcune cose. Certo, l'ideale sarebbe guardarli con qualcuno più esperto di noi, o se abbiamo un amico magari che gioca anche lui a questo gioco, guardarli insieme magari e cercare di mettere insieme le idee di come quella persona possa riuscire a giocare in quella maniera ed essere chiaramente un pro player fra i primi al mondo, o se non proprio appunto il player di qualche squadra importante. Perché comunque ragazzi ci fanno vedere fondamentalmente quali sono i meccanismi che più funzionano, quali sono allo stesso tempo a volte anche i moduli che più funzionano, e ciò che conviene fare appunto per vincere, non dico in maniera facile, ma per comunque avere una più alta percentuale ecco di vincita. Consideriamo ragazzi anche una cosa, di solito i pro player si allenano fra di loro e questo lo fanno appunto già loro, quindi perché non possiamo farlo noi? Cioè noi ragazzi ci conviene allenarci con un amico che magari è del nostro livello, se non anche più forte. Perché? Perché comunque impariamo tanto. Giocare con degli avversari ragazzi ovviamente che sono più scarsi di noi impariamo poco. Il gioco purtroppo questo delle volte ce lo mette anche in maniera troppo smisurata, perché io non riesco a capire un Divisione 3 che gioca contro un Divisione 1, cioè contro un top 1000 ragazzi. Io sono in Divisione 3 per dire, come faccio a incontrarmi con un top 1000? Ma la stessa cosa succede a me quando appunto io sono in Divisione 1 e mi capitano dei Divisione 2 senza ancora nemmeno classifica. Cioè ragazzi è inutile chiaramente riuscire a, poi è vero il gioco ha tanti meccanismi che sono buggati e delle volte comunque ti fa giocare male e ti fa perdere, però
Adesso ragazzi non è questo il video, concentriamoci meglio su questi consigli. Quindi dicevo, anche il fatto di guardarli e comunque magari di commentare le loro partite con un amico, quindi cercare di capire loro esattamente cosa fanno, come si comportano, sicuramente ragazzi è un modo intelligente per migliorare. Poi ovviamente bisogna andare sul campo e provare, però già così comunque sicuramente riusciamo a vedere alcune cose, e possiamo farlo anche noi con un amico. Consiglio numero 2 ragazzi: trovare un modulo con la quale ci troviamo bene e non cambiare spesso modulo. Perché ragazzi non cambiare spesso modulo? Perché è vero che dopo magari 10 partite uno è preso male e vuole cambiare tutto, anzi spegnere tutto e buttare tutto. Però ragazzi, il cambiare modulo, i moduli è vero delle volte smettono di funzionare su sto gioco, anzi non delle volte ma abbastanza frequentemente. Il segreto però ragazzi qual è anche dei pro player? Quello di non cambiare quasi mai modulo. Cioè i pro player più forti ragazzi, che conosciamo tutti, no? I più blasonati almeno, avete notato che sono una vita che giocano sempre, per dire, col 4-3-3 messo in verticale? Perché sì ragazzi, perché loro ormai hanno studiato quel modulo, l'hanno capito talmente bene, c'hanno talmente tanto dentro bene, che anzi cambiare modulo forse potrebbe essere però uno svantaggio, perché devono abituarsi a quel nuovo modo di giocare, di quel modulo, di quel movimento di giocatori che fanno, e di conseguenza magari non riuscirebbero a essere così forti e così performanti come sono. Utilizzano poi, ragazzi, avete notato, quasi sempre i stessi giocatori, cioè hanno, per dire, che ne so, mediano un incontrista, piuttosto che qua un giocatore chiave, un tra le linee, mettono sempre ragazzi quelli. Magari un giorno è Pirlo, magari l'indomani è che ne so, Pedri, o qui magari anziché De Paul utilizzano sempre Nedved o un altro, adesso per dire un nome a caso chiaramente, ma utilizzano sempre quella tipologia di giocatori, cioè quella tipologia di carte. Perché? Perché ormai ragazzi, ripeto, hanno imparato talmente tanto bene quel modulo che è diventato loro. Quindi anche il fatto di stare sempre a cambiare per noi comuni mortali, invece che magari alcuni di noi, anzi buona parte probabilmente non saremo dei pro player, ragazzi, per noi diciamo che con la nostra mente diciamo, ma cambiare modulo magari mi riprende a far vincere. Sì, però allo stesso tempo ragazzi c'è anche l'arma a doppio taglio, che è il rovescio della medaglia, cioè della serie io devo però imparare anche con quel modulo a essere poi molto molto forte, perché magari in divisione 2, in divisione 3 riesco a farmi magari quelle 5-6 win consecutive, ma poi quando salgo ancora, che incontro quindi dei player che ti fanno realmente capire a che livello stanno loro e a che livello sei tu ancora, riesci comunque a giocare così tanto bene? Cioè io adesso vi sto facendo vedere ragazzi un 4-3-3 non a caso. 4-3-3 è un modulo usatissimo da tanti pro player, a prescindere che lo mettano in orizzontale o in verticale, ma è anche il mio modulo ragazzi. Io il 4-3-3 ho sempre giocato ai giochi di calcio il 99% delle volte col 4-3-3, poi sì, cambio perché vi devo far vedere moduli nuovi comunque a tutti voi che ringrazio che mi seguite. Voglio testare appunto, perché chiaramente per poi dare consigli alle persone o comunque dire la mia, devo provare anche cose nuove che vanno un po' al di là, no? Di quelle a volte che sono i miei schemi che posso avere all'interno della mia testa. Però ragazzi, il 4-3-3 io poi torno sempre alla base, perché il 4-3-3 anche così classico è il mio modulo, sempre stato appunto il mio modulo. Quindi bisogna capire bene quale modulo ci troviamo meglio e quali stili di gioco giocatori ci troviamo meglio. Adesso non scendo nel dettaglio perché altrimenti ci dilunghiamo troppo, ma comunque per farvi capire il concetto in linea generale. Conoscere poi ragazzi, consiglio numero 3, conoscere i meccanismi buggati. Ragazzi, questo gioco purtroppo è brutto dirlo, ma ci sono dei meccanismi che sono rotti, buggati, ovvero se io spazzo perennemente in difesa al 90esimo ragazzi, anche se stiamo vincendo 3-0, non mettiamoci a giocare ragazzi, quelli lì fine partita con i minuti di recupero sono dei minuti buggati del gioco, ma sono sempre stati così dall'inizio di questo gioco. Quindi è inutile che cerchiamo di fare i fighi, che vogliamo uscire palla al piede dribblando eccetera eccetera. No ragazzi, freghiamocene, buttiamo via la palla, spaziamo e via,
facciamo giocare lui nella sua porta in difesa in modo tale che così teniamo lontana da noi la palla, freghiamocene. Quindi ragazzi, dicevo, spazzare. Il kick-off, come contrastarlo? Ci sono tanti giocatori che sono bravi nel kick-off, che sanno farlo bene, diciamo sanno sfruttarlo molto bene, e ci fulminano ragazzi, perché sanno la tempistica esatta per quando farlo. Quindi inizia la partita, tacchette in giù subito, ragazzi, tacchette in giù e via, e giochiamo il primo minuto così, poi le rialziamo, le rimettiamo normali, ma inizialmente iniziamo così. Questi consigli ragazzi, se voi, ripeto, guardate o magari parlate direttamente con una persona che milita nella top 10, nella top 20, nella top 50 al mondo, ragazzi, sono tutte cose che fanno sempre. Siamo noi che delle volte ci dimentichiamo di utilizzarli, però appunto dobbiamo imparare da queste cose se vogliamo almeno diventare magari un pochino più forti. I cross ragazzi, io tra l'altro da poco ho fatto un video come contrastare i cross. I cross sono un altro meccanismo buggato di questo gioco, cioè se io so crossare bene e ho un Coller davanti o un Haaland che hanno un colpo di testa fenomenale ragazzi, io praticamente ho perso, perché trovo l'avversario forte e devo sapere come contrastarlo. Quindi se lui è bravo lo saprà sfruttare comunque, ma noi possiamo riuscire a contrastarli. Come parare i rigori, altro meccanismo. Ci sono ragazzi dei piccoli trucchetti, se vogliamo chiamarli trucchetti, nulla di illegale ovviamente, perché altrimenti non ve l'avrei nemmeno detto, perché non mi piacciono queste cose, ma dei piccoli meccanismi sulla tempistica, diciamo, per come parare magari più rigori rispetto al normale. Cioè c'è il video appunto dedicato, non scendo nel dettaglio, ma anche quello è un modo. Gli accoppiamenti ragazzi in difesa o a centrocampo o in attacco, perché comunque ci sono delle coppie che funzionano meglio di altre, cioè mettere due incontristi ragazzi avrà una certa un certo impatto sul game. Mettere un incontrista e uno sviluppo ne ha un altro. Molti pro ad esempio utilizzano incontrista e sviluppo, e non a caso infatti anche io il più delle volte cerco di mettere questi stili. Utilizzano 13 e un terzino sinistro, sì, perché anche quello ragazzi, avere una difesa a 3 con 3, cioè una difesa a 4 con 13 e un terzino, dicono che sia un modo per rimanere ancora più coperto dietro. Io in alcuni casi lo utilizzo, in altri casi me ne frego e faccio un po' quello che voglio, perché alla fine della fiera teniamo presente appunto che bisogna anche poi, ci deve anche piacere poi il modo nella quale stiamo giocando, a parte la vittoria o no, perché se ci divertiamo e giochiamo come a noi piace, prima o poi le vittorie arrivano. Ragazzi, anche le finte sono un altro meccanismo che viene spesso utilizzato. Gli scavini, usare bene lo switch, cioè sono tutte piccole cose ragazzi, cioè chi fa bene tutte queste cose che io sto elencando una dietro l'altra, che le fa con le tempistiche giuste, sta lì su. Poi noi ragazzi non stiamo lì su, non stiamo magari nella top 5, nella top 10, perché queste cose le sottovalutiamo, non le facciamo solo se delle volte ci ricordiamo o ci dobbiamo impegnare per farle. Ma questa gente ragazzi, teniamo presente che probabilmente molti di loro stanno dalla mattina alla sera che giocano, che fanno allenamenti su allenamenti su allenamenti su allenamenti e ancora su allenamenti anche fra di loro, come dicevo prima. Di conseguenza ragazzi hanno tanto modo per poter imparare bene queste cose e farle diventare proprio talmente automatiche che poi in partita mica ci pensano come farle, cioè le fanno e basta, gli viene l'occasione per farla, la fanno, capito? Quindi è normale che poi ragazzi giocano contro me che sono un divisione 1, ma che sto al massimo, se proprio mi fa bene, nella top 1000, ma raramente, quindi principalmente in altre posizioni. Di conseguenza ragazzi è ovvio che poi incontri questi giocatori e hai vita molto 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 difficile. Altra cosa, non pressano mai ragazzi con la difesa la lasciano sempre schierata, si mettono lì magari un mediano, due mediani davanti e fanno uscire loro. Anche quello ragazzi è un trucco, perché se io tocco uno dei DC ovviamente ragazzi poi mi rimarrà un buco dietro, e quel buco
trovo il giocatore al mio livello e magari riesco comunque a intercettare la palla, ma trovo quello forte e mi fulmina, ragazzi, cioè mi fa quel bel filtrantone col suo bel attaccante che sta inserendo e ciao e arrivederci. Poi, ragazzi, altra cosa, fare le cose che l'avversario non si aspetta, o leggere, quindi vanno insieme, diciamo questi due vanno insieme, fare le cose che l'avversario non si aspetta e saper capire, quindi saper leggere invece le sue intenzioni prima, diciamo, che faccia quello che sta facendo. Quindi dobbiamo essere bravi quindi a giocare d'anticipo, no? Quindi queste cose, ragazzi, chiaramente sembra facile a parole, bisogna allenarsi, provare, riprovare, quindi sono cose che si acquisiscono poi con tante partite, con tanto tempo. Però, ad esempio, palla sulla fascia, no? Qui sulla fascia di solito, a meno che non voglia giocare con i cross, ma altrimenti uno cosa fa? Prende e rientra verso l'interno per provarsi il tiro a giro con Neymar, no? Ecco, anche lì un'azione potrebbe essere palla a Neymar, anziché accentrarmi, andarmi ad allargare, in modo tale che l'avversario, se è bravo e magari aveva capito ciò che io stavo facendo, lo sbilancio proprio, perché lui magari mi copre verso il centro e io invece tendo comunque ad allargarmi. Altra cosa, lui c'ha la palla, ma sta palleggiando, riesco a selezionare, bisogna essere appunto veloci con lo switch, come dicevo prima, riesco a mettermi subito davanti con il giocatore, ragazzi, quindi io li intercetto tutti i passaggi che lui praticamente va a fare. Questo, dicevo, sono tutte belle cose, ma ci vuole tempo e richiede allenamento. Io, ragazzi, poi se volete consiglio, volete eventualmente anche provare con me, potete tranquillamente anche eventualmente scrivermi, c'è anche l'abbonamento appunto che lo prevede e possiamo vederle più nel dettaglio queste cose. Quindi consiglio numero 4, siamo arrivati al numero 4 se non erro, ma mi pare di sì: giocare con la testa, ragazzi. Questo qui è un gioco che ci richiede concentrazione, quindi dobbiamo stare concentrati, rilassati, non essere troppo stressati, stanchi, perché ragazzi, se no sto gioco già delle volte è marcio di suo. Se in più trova anche la nostra testa quel giorno mezzo andata, ragazzi, buonanotte, rischia che apriamo per perdere punti, quindi, e di conseguenza non ci conviene. E infatti per questo vi dico, quando vediamo che ci sono quelle 2, 3, 4 partite che vanno male, ragazzi, stop al televoto, no scherzo, stop alle partite, quindi fermiamoci e spegniamo, perché altrimenti, ragazzi, rischia che perdiamo punti su punti, ci nervosiamo, iniziamo a cambiare tutto perché quello che stavamo facendo non funziona più, non va bene, non così, non colà, troviamo 1000 motivazioni e ci incasiniamo la vita e basta, ragazzi. Quindi io da questo punto di vista delle volte sono fortunato, perché giocando poco ho sempre poco, diciamo, poi da diciamo, non ho mai la motivazione per poter proseguire, perché ho sempre poco tempo, quindi però a prescindere, quindi spegnerei anche se sto vincendo o se sto perdendo. Però comunque, ragazzi, capisco chi magari invece di voi ha più tempo, è un consiglio che vi do, perché stacchiamo, riposiamo un attimino, magari facciamo un po' di ordine e lo riprendiamo magari quando siamo un attimino più tranquilli. Altra cosa, ragazzi, consiglio numero 5: hanno connessioni top. Ragazzi, questa gente non è a caso lì, oltre le mani, oltre tutti i trucchetti segreti, consigli e budumba da banca che vi ho già detto, e la testa chiaramente, loro hanno delle connessioni, ragazzi, che non crollano mai, delle connessioni che sono perennemente perfette, top, router da gaming, scelgono addirittura i server nel quale collegarsi per giocare, perché, ragazzi, fa la differenza giocare in un server ultra affollato dove ci sono lag continui, in uno invece dove magari ci sono 3 persone e di conseguenza le partite sono fluidissime e riesci a giocare in maniera proprio ultra naturale e ultra veloce. Quindi anche questo, sanno aggirare lo script, ragazzi. Anche a loro capita le partite scriptate, attenzione, ma sono forti e conoscono i modi per poterlo aggirare.
Uno tra tutti questi, vi dico, appunto, è il possesso palla. Quando vedono che non riescono più magari a uscire perché l'avversario li ha chiusi, parliamo chiaramente di avversari dello stesso loro livello, ragazzi, iniziano a girare palla, iniziano a muovere la palla a destra e a sinistra, passaggi, passaggetti, questo e quest'altro. Perché? Perché questo è un modo per aggirare lo script e quindi, diciamo, portare a nostro favore magari il game rispetto a come era prima. Le micropause, ragazzi, questo meccanismo delle micropause, ci sono delle persone che lo utilizzano e dicono che funziona. Fanno gol, pausa, fanno un altro gol, pausa, subiscono gol, pausa, ma micropause di pochissimi secondi, di 2-3 secondi, però dicono la verità. Non mi è mai capitato di farlo perché sono un comportamento abbastanza antipatico, ma dicono che comunque funziona e di conseguenza ti fa sbaggare la partita qualora lo fosse, o meglio te la fa portare, diciamo, a tuo favore. Consiglio numero 7, ragazzi, che secondo me è il più importante di tutti, e se volete sapere qual è, ragazzi, divertiamoci. Ragazzi, dobbiamo divertirci. La nostra cosa, che vanno bene tutte queste cose che vi ho appena raccontato, che vi ho appena detto, che dobbiamo conoscere, dobbiamo essere dei robottini, no? Mentre giochiamo. No, ragazzi, sì, certo, dobbiamo conoscerle queste cose, e se riusciamo a allenarci e se riusciamo piano piano a impararle, perché sicuramente ne traiamo poi solo vantaggio noi. Però alla fine della fiera, ragazzi, io devo giocare e divertirmi, non devo giocare e pensare di dover fare questo, dover fare quell'altro, devo premere quello, poi per il tasto lì, perché altrimenti, ragazzi, alla fine della fiera è un gioco, anche se perdiamo, chi se ne frega della serie, tanto non ci danno nessuna coppa o nessun tipo di premio alla fine della fiera, ma veramente non ci regalano manco una leggenda. Guarda, io potevo capire, ma non ci regala un cavolo sto gioco. Quindi alla fine della fiera, ragazzi, divertiamoci. Se non siamo riusciti a fare bene il super cancel piuttosto che lo scavino perché non ci siamo ben allenati su questo aspetto, pazienza, ragazzi, magari la partita poi comunque la riusciremo a vincere lo stesso. L'importante, ragazzi, è che troviamo, una squadra che a noi ci piace, un modo di giocare che a noi ci piace, con la quale ci divertiamo. Poi arriveranno sconfitte, arriveranno vittorie e va bene, però diciamo che in linea generale dobbiamo divertirci e conoscere però allo stesso tempo quelle che sono le dinamiche di questo gioco che, ahimè, duole dirlo, però delle volte comunque è abbastanza contrastante già lui all'interno, perché delle volte ti agevola, delle altre volte ti bastona proprio in maniera pesante. Quindi conoscere sicuramente delle cose in più non fa male. Quindi, ragazzi, questi erano i consigli su come diventare fortissimi, testati personalmente da vostro Luca Catalan. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio e vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Catalan. Ciao!